Riuscire a stare seduti e concentrati per ore sui libri senza che la mente vagli altrove. Terminare i compiti senza distrarsi con il cellulare. Portare a termine un progetto senza procrastinare all'infinito. Per molti di noi queste attività che richiedono attenzione e concentrazione possono risultare difficili, ma rientrano nella normalità. Ma cosa succede quando questi comportamenti, come la procrastinazione, la distrazione e l'iperattività, diventano così frequenti e intensi da compromettere la vita quotidiana? In questi casi potremo trovarci di fronte a un disturbo dell'attenzione poco conosciuto ma più diffuso di quanto si pensi. Il deficit di attenzione e iperattività, meglio noto come ADHD. In questo video faremo luce su cos'è davvero la ADHD, quali sono i campanelli d'allarme per riconoscerlo e come si può gestire al meglio questa sindrome che colpisce soprattutto bambini e adolescenti. Scopriamo quindi insieme quando la distrazione diventa patologica. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Jacopo, studente e appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. Partiamo subito nel capire che cos'è il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, chiamato anche ADHD. Innanzitutto definiamo cosa si intende per iperattività, un concetto molto chiaro per genitori e insegnanti. Infatti con questo termine si intende un bambino che è in costante movimento, quindi che tamburella le dita, dondola le gambe, dà spinte ai compagni senza ragione, prende parola quando non è il suo turno e giocherella con tutto ciò che le capita tra le mani. Inoltre, molte volte questi bambini hanno una notevole difficoltà a restare concentrati per un tempo adeguato sull'attività che stanno svolgendo. È proprio quando questi problemi sono seri e persistenti che allora il bambino può soddisfare i criteri per la diagnosi di questo disturbo. Ma come si distingue la gamma di comportamenti normali, dei comportamenti iperattivi, da un disturbo che rientra invece in questa diagnosi? La cosa da tenere bene in considerazione è quando questi comportamenti si rivelano esasperati in una certa fase dello sviluppo, persistono quindi in situazioni differenti e si associano a una compromissione nello svolgimento delle attività quotidiane. La prevalenza in Italia di questo disturbo varia dal 3 al 7% ed è più comune tra i maschi rispetto alle femmine. Un tempo poi si pensava che l'ADHD semplicemente scomparisse con l'adolescenza, una convinzione che però è stata contraddetta da numerosi studi. Infatti, sebbene l'adolescenza e l'inizio dell'età adulta portino in alcuni soggetti una riduzione della gravità dei sintomi, una percentuale compresa fra il 65 e l'80% di giovani con ADHD continua poi nell'adolescenza a manifestare sintomi del disturbo. I sintomi di questo disturbo quindi possono attenuarsi con l'età, ma in molte persone non scompaiono del tutto. Analizziamo nel prossimo capitolo quelli che sono i sintomi di questo disturbo. I bambini che soffrono di ADHD sembrano avere particolari difficoltà a controllare la propria attività nelle situazioni che richiedono di restare seduti tranquilli, come durante i pasti o in classe. Questi bambini appaiono incapaci di smettere di agitarsi o parlare anche quando si chiede loro di stare tranquilli e fermi. Spesso poi nei movimenti sono disordinati e scomposti e arrivano a consumare rapidamente scarpe e vestiti, distruggono i giocattoli e portano i genitori e gli insegnanti all'esasperazione. Molti bambini con ADHD poi hanno enormi difficoltà ad andare d'accordo con i coetanei e a stabilire con loro rapporti di amicizia. Sebbene di solito siano socievoli e chiacchieroni, questi bambini spesso non afferrano alcuni sottili segnali sociali, come per esempio non notano quando i compagni di gioco danno segni di stanchezza dalla loro continua agitazione. È proprio a seguito di questo che può accadere che i coetanei li rifiutino o li ignorino. Secondo il DSM-5, il manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali, sono necessari 6 o più sintomi di scarsa attenzione, come errori di distrazione, il non ascoltare quando gli si parla, il non seguire le istruzioni o il distrarsi facilmente, e 6 o più sintomi di iperattività o impulsività, tra cui per esempio il dimenarsi su una sedia, saltare e scorazzare ovunque, parlare incessantemente o interrompere persone che parlano. Questi sintomi devono presentarsi in 2 o più contesti, come a casa e a scuola, e devono causare una compromissione nell'area sociale, scolastica o lavorativa. A questo punto vediamo quali possono essere le cause che portano alla comparsa di questo disturbo. Le ricerche suggeriscono come nello sviluppo di questo disturbo giochi un ruolo importante la predisposizione genetica. Molti studi su gemelli o bambini adottivi hanno proposto stime di ereditabilità che arrivano al 70-80%. Anche i fattori neurobiologici sono stati considerati. Infatti gli studi in questo campo suggeriscono che tra bambini affetti e non affetti da ADHD vi siano differenze rispetto a struttura, funzione e connettività cerebrale, in particolare nelle aree del cervello associate al neurotrasmettitore dopamina. Altri fattori come basso peso alla nascita o il fumo di sigaretta durante la gravidanza possono contribuire allo sviluppo di questo disturbo. Queste erano in sintesi le possibili cause per lo sviluppo di questo disturbo. Ora vediamo però quali sono i possibili trattamenti per superare l'ADHD. Per quanto riguarda i farmaci, molto spesso vengono prescritti farmaci stimolanti e il loro utilizzo si protrae fino all'età adulta. Questi farmaci riducono l'impulsività e i comportamenti dirompenti dei bambini e ne migliorano le capacità di concentrazione. Questi farmaci però hanno degli spiacevoli effetti collaterali, come una temporanea perdita di appetito, una perdita di peso, dolori allo stomaco o problemi del sonno.
Il trattamento psicologico invece comprende uno specifico allenamento rivolto ai genitori e agli insegnanti. Questi programmi si sono dimostrati utili nel migliorare, nel breve periodo, il comportamento sociale e il rendimento scolastico dei bambini. Questi interventi prevedono di monitorare il comportamento del bambino a casa e a scuola e di rinforzare, per esempio con premi o regali, i comportamenti appropriati. L'obiettivo di questi interventi non è tanto ridurre i sintomi dell'ADHD, quanto migliorare le prestazioni scolastiche dei bambini, stimolarli a terminare i compiti a casa o ad apprendere specifiche abilità sociali. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa patologia, se conoscete qualcuno a cui è stata diagnosticata, se è stata superata e come è stata superata. Cari amici, questo video termina qui, spero sia stato di vostro gradimento e sia stato anche per voi utile. Fatemelo sapere qua sotto con un like, un commento. Ricordatevi poi di iscrivervi al canale per non perdere le prossime uscite. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!